Buonasera a tutti cari amici. E allora oggi ho potuto e ho avuto tempo di mettermi lì a riparare il regolatore di carica che avevamo visto in un video precedente. C'era questo regolatore che aveva subito un danno nella sezione della PV, avevo localizzato appunto quali erano i componenti che erano bruciati e quindi li ho ordinati e adesso sono riuscito appunto a fare questa sostituzione. Lavoro da fare con molta calma, molta pazienza, non bisogna assolutamente avere fretta. Il procedimento appunto lo avete visto più o meno nel video. Ho preso questa scheda, ho smontato nuovamente la scheda e l'ho divisa dal dissipatore. Ho aperto bene i fori dove viene inserito il pin di ogni singolo componente, quindi dei diodi e del MOSFET. In questo caso appunto ho sostituito 2 diodi di potenza e un MOSFET. Ho preferito comunque cambiare tutti e 3 i componenti, anche se comunque un diodo era buono, però onde evitare io li ho sostituiti tutti e 3. Quindi 2 diodi e un MOSFET. E dopodiché ho sostituito anche il pad termico, ovviamente ho messo comunque un pad professionale che ho a disposizione, ho sturato i fori, ho piegato i pin, i piedini dei componenti e quindi li ho presi, li ho inseriti, li ho saldati. Dopodiché cosa ho fatto? Ho fatto una sorta di pulizia tramite l'utilizzo di alcol e uno spazzolino. Questo procedimento è molto importante perché serve che, se nel caso di presenza di, chiamiamoli, baffettini volanti, appunto noi andiamo a spazzolare, se c'è un residuo di stagno appunto andiamo a eliminarlo, quindi andiamo a grattare il PCB, andiamo con il nostro spazzolino, comunissimo spazzolino da denti, non c'è problema, non per forza deve essere, sarebbe meglio usare quello antistatico che ce l'ho, però anche lo spazzolino va benissimo, tanto per quello che dobbiamo fare è giusto una pulizia veloce. E quindi mi raccomando, procedimento da fare assolutamente, così da evitare appunto dei residui che possono andare a rovinare tutta la scheda, quindi possono andare a creare dei veri corticircuito, ovviamente dove i passi sono più fini. Quindi abbiamo cambiato il pad termico, dopodiché ho rimontato tutto e abbiamo appunto acceso, quindi abbiamo fatto un primo test, non c'è stata nessuna fumata, quindi quello è già un buonissimo segno. Il regolatore in presenza di PV funziona, manca solamente il test di potenza. Quindi vedremo poi appunto se lo farò io il test di potenza o se vorrà farlo l'amico del canale direttamente. Comunque lo vedremo prossimamente. Spero che questo video comunque ritorni utile a qualcuno, questo e anche precedente, appunto dove abbiamo visto quali sono i componenti che andavano sostituiti e appunto ciò che riguardava la sostituzione. Ok ragazzi, quindi per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!